Ciao a tutti! In questo tutorial vedremo una base ovale lavorata a spirale, molto facile per principianti, perfetta per le nostre clutch. Per fare questa base ho lavorato 13 catenelle. Questa base sarà perfetta quindi per delle clutch da 18 cm. 13 catenelle saranno perfette per una molla da 18 cm perché appoggiandola sopra noterete che vi rimarranno circa 3 cm per lato, che è quello che dovremo fare, così non verrà né troppo grande né troppo piccola. Iniziamo con il capietto e le nostre 13 catenelle. Per lavorare una base stretta senza buchetti visibili, quindi, al posto di entrare nell'asolina qui davanti, giro il lavoro e entro nella asolina che troverete qui nel retro. Quindi entro dentro, prendo il filo e faccio il mio primo punto basso. Continuo a eseguire gli altri 12 punti bassi entrando sempre nell'asolina sul retro e vado avanti fino alla fine. Una volta arrivati alla fine farò 3 punti bassi nella stessa asolina finale, quindi 1, entro nella stessa, 2 e 3. Questi 3 punti bassi nella stessa asolina mi permetteranno di fare il giro del lavoro e creare il mio primo giro di aumenti. Quindi sistemo un po' il lavoro e nascondendo nel lavoro questo filetto del capietto iniziale, proseguo con tutti i punti bassi, partendo da questo primo punto. Una volta arrivata qui alla fine, adesso farò l'altro aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso punto. Quindi 1, 2 e 3. Continuo nella successiva asolina a fare i miei punti bassi, fino all'altra estremità.
Quando arrivo alla fine, e quindi nel precedente aumento dove avevo fatto questi 3 punti dentro un'unica asolina, farò adesso 2 punti per ognuno di questi 3 punti che avevo fatto in precedenza, appunto. Quindi 1, 2 nella stessa asolina, 2 nella successiva e altre 2 nell'ultimo punto. Quindi un aumento in ogni punto di aumenti che avevo fatto prima. Quindi vado avanti anche da questa parte e mi ritroverò 10 punti bassi prima di arrivare al nostro primo aumento, dove dovremo fare 2 punti in una asolina. Continuo così fino all'altro lato. I 3 punti di prima si vedono bene, ma se avete difficoltà potete segnarli con un marcapunti. Quindi faccio il mio primo aumento e poi ne faccio altri 2. Continuerò con 10 punti bassi fino ad arrivare all'11° punto, che è il nostro primo punto di aumento. Anche qui, se non lo vedete bene, potete segnarlo con un marcapunti, però si vede bene dove avete fatto un doppio punto nel giro precedente, e quindi è lo stesso punto in cui anche in questo giro farò il mio aumento. Ecco qua, arrivati all'11° punto, noterete che nel giro sottostante avevo fatto proprio qui l'aumento, quindi entrerò di nuovo nel primo punto dell'aumento precedente e eseguirò il mio aumento del secondo giro. Quindi faccio 2 maglie nello stesso punto. Lo schema ora sarà 2 1 2 1 2 1, quindi dopo l'aumento proseguo con un singolo punto. Nell'asola successiva faccio il mio aumento, un punto singolo, un aumento e chiudo con un punto singolo nell'asola successiva. Quindi ricontrollate un po', dovreste trovarvi un aumento, un punto singolo, un aumento, un punto singolo, un aumento e un punto singolo. Quindi adesso procedo così a fare tutte maglie basse dentro ogni punto, fino ad arrivare sempre nella prima maglia dell'aumento del giro precedente. Una volta arrivati all'altra estremità, proseguo con il mio schema, quindi un aumento nel primo punto dell'aumento precedente, poi un punto singolo, un aumento, un punto singolo, un aumento e un punto singolo. Quindi alterno un aumento e un punto singolo per 3 volte.
Proseguo quindi con i punti bassi, sempre fino ad arrivare all'altra estremità, nel primo punto dell'aumento del giro precedente. Intanto, se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi altri tutorial come questo. Una volta arrivati alla fine dell'altro lato, lo schema per questo giro sarà un aumento e 2 punti singoli ripetuti per 3 volte. Quindi entro sempre nella prima maglia dell'aumento precedente e faccio il mio aumento, seguito da 2 punti bassi singoli. Un aumento, 2 punti bassi singoli, e l'ultimo aumento più 2 punti bassi singoli. Vado avanti con punti bassi singoli fino all'altra estremità. Sempre in corrispondenza della prima asolina del mio aumento nel giro precedente, eseguirò il mio aumento attuale. Due punti singoli, un aumento, nei prossimi 2 punti 2 singoli bassi, quindi ricontrollando avrò un aumento, 2 singoli, un aumento, 2 singoli e mi manca l'ultimo aumento. Faccio l'aumento e i 2 punti singoli. Ed ecco qua, la nostra base è finita. Per continuare la nostra clutch, quindi andrò avanti a punti bassi senza fare aumenti per creare il corpo della borsa. Questa base la chiamo per principianti perché è molto facile e intuitiva, quindi basterà continuare il lavoro lavorando a spirale senza mai chiudere un giro. In seguito farò anche una base per chi è più esperto, chiudendo quindi ogni giro. Fammi sapere nei commenti se sei riuscita a farla e se vuoi il tutorial della clutch completa. Ci sentiamo al prossimo tutorial, ciao!